Buongiorno, benvenuti a tutti. Grazie a Maria Antonietta per la tua partecipazione. Proseguiamo con l'esame e il racconto del romanzo dedicato a Robinson Crusoe e brevemente riprendiamo dove eravamo arrivati nella puntata precedente. Ovviamente consiglio a tutti quanti di sentirla perché così si capisce meglio. Comunque, al di là di quello, il nostro eroe protagonista del romanzo ha ottenuto un meraviglioso rifiuto da parte del padre come mancata concessione di partire per mare e il tentativo che fa immediatamente dopo è quello di cercare l'intermediazione della mamma in modo che possa perorare la sua causa nei confronti del padre e la madre si rifiuta, poi in realtà non è esattamente così perché il testo recita: sebbene mia madre si rifiutasse di parlare della cosa con mio padre, in seguito venni a sapere che aveva riferito tutto il discorso ed egli, dopo aver espresso la sua apprensione, le disse con un sospiro, che abbiamo del pathos in corso: se volesse restarsene a casa, quel ragazzo sarebbe felice, ma invece, se se ne andasse, sarà il più infelice e il più sventurato degli uomini. Io non posso consentire una cosa simile. Qui c'è un bell'intervento paterno con citazione della risposta che in realtà accende la luce sul tema della benedizione e della maledizione. E questa frase in realtà non sembra essere particolarmente benevolente, mentre il povero ragazzo cercava di ottenere un consenso, si ritrova anche con la citazione di una sventura che incombe sulla sua testa. E in effetti volevo chiedere a te, questo concetto di benedizione e maledizione ha in effetti una presa sulla psiche del soggetto? Poi alla fine, per accontentare la volontà del padre, si ritrova e il fatto generale interviene sul suo destino personale in modo da farla funzionare a meraviglia? Sì, ha molta presa, soprattutto la maledizione, perché noi alle cose negative siamo più sensibili, ovviamente, e da un punto di vista psicologico è proprio la profezia che si autoavvera. Ma in fondo che cos'è questa profezia che si autoavvera? Che noi mettiamo dentro queste voci limitanti che ci boicottano, che aumentano la paura, l'ansia, che ci convincono che queste restrizioni sono oggettive e questo poi lavora dentro di noi moltissimo, no? Perché le facciamo nostre e oltretutto ce le portiamo ovunque andiamo, anche se mamma e papà non ci sono più, non solo ce le portiamo ovunque andiamo, ma spesso che cosa facciamo? Anche le trasferiamo, le proiettiamo e quindi, e in questo lo leggiamo bene nel romanzo, no? Lui le proietta su Dio, è un Dio che quindi si vendica perché lui ha fatto un errore, non ha adempiuto i suoi doveri, non ha ascoltato la volontà paterna, quindi cioè, fa dei danni pazzeschi questa maledizione. In questo caso la figura del padre è una rappresentazione in minor scala della figura divina. D'altra parte Padre nostro, cioè voglio dire, abbastanza, l'identificazione è abbastanza diretta anche nella nostra cultura e pertanto accontentare, cioè ascoltare diciamo, le profezie paterne corrispondono in qualche modo nel suo impianto emotivo in un accontentare anche quella divina. Allora a questo punto ti faccio un'altra domanda, perché hai già lanciato tu il tema. Se l'ottimismo vale 50, il pessimismo vale automaticamente 500, perché funziona molto Proprio di così. più. È un tema che avevamo accennato la volta scorsa, no? La paura è una delle emozioni che domina il mondo interiore, ma anche che lo contrae.
ok? E infatti per sviluppare l'eroe, cioè quello che invece fa il suo viaggio interiore, la troviamo sempre vicina alla paura da affrontare, no? Come se ogni volta le prove necessitano di imparare questo coraggio. E un'altra cosa che mi sembra importante è che è per questo che questo ragazzo cerca disperatamente di ottenere l'approvazione. Per avere una via libera e lanciarsi senza dover, probabilmente non era ancora avvezzo al tema dell'eroe guerriero, il quale deve dimostrare in ogni caso il coraggio, quindi sfidare tutte le sue paure, anche quando in effetti andrebbero a superare il limite logico dell'istinto di sopravvivenza. L'istinto di sopravvivenza è basilare e per cui permette di alimentare tutte le paure, ma il guerriero dovrebbe andare oltre e rischiare, non dico l'impossibile, però rischiare oltre i limiti. Lo impara naturalmente, no? Ci sono le tappe proprio perché l'eroe possa fortificarsi su alcune cose. E su questo mi sembrava importante dire anche questa cosa, notarla, che questo viaggio dell'eroe, e Robinson all'inizio proprio ci fa vedere le difficoltà, è un viaggio per il quale siamo chiamati a una totale intimità con noi stessi. Dobbiamo fare le nostre di esperienze e le dobbiamo fare autosostenendoci, proprio quindi rinforzandoci interiormente, proprio perché questo ci dà la via di un processo interiore, ci permette di affrontare le onde della vita con una sicurezza diversa che non viene dalla rassicurazione esterna, ma viene da un processo interno. E questo Perfetto. lui lo deve mettere in pratica non capendo un cavolo di come funziona all'inizio. E un'altra riflessione che mi è venuta riguardando il testo è che in realtà l'autore, il nostro Daniel Defoe, non aveva studiato i miti archetipici che vengono inseriti poi in termine psicologico molto più, qualche secolo più avanti, ma la percezione, per cui l'archetipo viveva già dentro nella persona, in tutte le persone, per cui ne aveva una conoscenza visiva, tratta dal comportamento dei vari soggetti e quindi quando lui immagina questo suo protagonista del libro, gli attribuisce già delle valenze che poi verranno codificate, ma facevano già parte dell'umanità, era già così. Tant'è vero che il nostro simpatico Robinson, che era stato mantenuto a livello di infante perché tanto non doveva lavorare, non doveva fare niente, doveva stare lì tranquillo, che tanto il lavoro nobilita solo gli altri e lui non aveva bisogno. Che cosa prende come via di fuga per seguire il suo destino? Il caso. Gli capita di incontrare un amico che gli dice imbarcati e lui zitto zitto, senza dire niente, quindi senza sfidare l'autorità paterna e l'autorità addirittura divina, si imbarca e sbatte subito la faccia su una simpatica piccola bufera di vento che lo mette di fronte in pratica alla prima parte della vendetta divina, perché lui si è comportato da bambino capriccioso, è scappato di casa e quindi dovrà essere punito. Al che io penso che abbia cominciato ad accumulare anche un senso di colpa. Sì, ovviamente, paura e colpa vanno sempre a braccetto e faccio qualche passo indietro, no? Perché hai ragione, lui fa i capricci, ma in fondo cosa fa? Diventa oppositivo non ottenendo l'approvazione dai genitori, prima per un anno galleggia un po' per dimostrare, visto che non mi date l'approvazione, vedete che non servo a granché, e poi quando trova l'occasione va. E, però appunto in questa ribellione, in fondo, lui scambia la libertà con la ribellione, no? È come se non la può ancora sostenere.
Sì, perché è un po' immaturo, ancora lui si sente il centro del mondo come lo era stato nella sua famiglia. Tant'è che appunto cosa pensa? Che la tempesta che di lì a poco si presenta è la risposta divina, perché si sente in colpa e quindi ha fatto una cosa sbagliata e Dio punisce lui. È ancora lui il centro del mondo, non riesce a immaginare che lui ha fatto un passo e si è messo al centro di un universo più grande. Si è messo al centro di un universo più grande, ma con una, prendendo una via di fuga oppositiva e non propositiva. Quindi la sua volontà, che è stata in qualche modo trascinata dall'incontro con questo suo amico che gli ha detto va bene, imbarcati sulla nave di mio padre, però è un cane al guinzaglio, non si impone, non decide, anzi non avvisa neanche la famiglia, come se non avvisandoli lui non avesse compiuto la fuga, non avesse preso una posizione precisa di opposizione, quindi perlomeno in qualche modo veniva ridotta la pena che gli sarebbe toccata. E invece la pena gli arriva lo stesso perché già in porto prima di partire c'è il mare mosso, lui non ha la minima esperienza, quindi soffre di questo mare mosso, ma quello che mi faceva piacere era la parte che viene immediatamente dopo, dopo questa bufera. E il testo recita: l'indomani il vento era cessato, il mare era più calmo e io cominciavo ad abituarmi. E va bene. Quello spettacolo era la cosa più bella che avessi mai veduto. Dopo che il mare si è calmato e quindi che il nemico, il padre che lo doveva punire, aveva ritrovato la sua serenità, lo spettacolo era veramente invitante. A questo punto il protagonista comincia a vedere quale potrebbe essere la sua vera esistenza, perché apprezza questa scelta che ha fatto, pur non avendola conquistata con la forza, però l'apprezza. E alla fine di queste sue riflessioni si ritrova ancora con l'amico e si confronta con lui, il quale gli risponde: Sciocco, la chiami burrasca quella? È stata una cosa da nulla. Basta una buona nave e il mare aperto per poter manovrare e noi di uno sbuffo di vento non ci accorgiamo nemmeno. E poi, vabbè, caro mio, sei un marinaio d'acqua dolce, questo in effetti era vero perché tanto in mare non c'era mai stato. E qua viene sottolineata la estrema soggettività della percezione. Allora, Robinson si è spaventato tantissimo pensando che fosse una tempesta infinita. L'altro che c'era abituato non gli, cioè, l'ha presa in maniera molto leggera e soft perché in effetti il limite massimo sopportabile da uno che non conosce è sicuramente diverso da chi conosce già il mare. Al che viene fuori, a mio avviso, il concetto della paura nel buio, che è decisamente più importante della paura nella luce. Quando tu vedi la minaccia, la vedi chiaramente, di nuovo vale 50 come l'esempio prima dell'ottimismo, mentre invece se il nemico è occultato da qualcosa che lo mantiene al di fuori della nostra vista, allora il peso diventa notevole, importantissimo. E quindi questa soggettività di valutazione non è una differenza soltanto tra il vero marinaio e il non marinaio, ma anche il non conoscere. Quindi se il guerriero affronta le prove, quando le conosce, la sua paura diminuisce automaticamente. È molto vero, infatti riprendo anche il concetto di cui parlavamo prima, no? Questo viaggio è un viaggio in cui devo fare un'esperienza interiore e mi devo appoggiare a me stesso perché questo mi fa procedere nel cammino. Devo fidarmi di quello che succede a me. Il marinaio esperto cosa ha fatto? Ha avuto tanta esperienza, cioè ha potuto
dare una misura man mano che procedeva, no, il contatto con questo elemento. E Robinson non ce l'ha questo parametro, però ha già visto che ha incontrato una tempesta, è sopravvissuto, gli è sembrato terribile, però dall'altra parte c'era il mare calmo, quindi appunto può cominciare a vedere che noi facciamo esperienza anche attraverso una dualità, no? C'è il mare mosso, ma dopo c'è la bellezza del mare calmo e siamo chiamati in questo viaggio a dare il senso a questa dualità. Il senso che noi diamo è come una unificazione di questa dualità, la teniamo insieme, teniamo dentro insieme le due facce e diamo un senso. Certo, sono perfettamente d'accordo. E tra l'altro adesso, riguardando lo stampato del libro, mi sono ricordato di aver saltato un pezzo e per cui chiedo scusa per il disguido, ma ho dimenticato di sottolineare una riflessione che fa Robinson durante la tempesta e dice: avevo l'impressione che ogni onda dovesse sommergerci. Qui siamo nella paura, andiamo benissimo. In questa angoscia dello spirito formulai innumerevoli voti e promesse. Se Dio avesse voluto risparmiarmi in quest'unica traversata e se mai fosse riuscito a rimettere piede sulla terraferma, sarei tornato difilato da mio padre e non sarei più salito a bordo di una nave per tutto l'arco della mia esistenza. E qui c'è il concetto della promessa fatta al Padre Eterno, che poi possiamo chiamare voto, possiamo chiamare impegno, lo possiamo chiamare sacrificio come ci pare di più, però nel momento in cui la paura si scatena, ci si rivolge in alto e si stipula un contratto, perché qualsiasi voto o promessa di questo genere prevede che colui il quale promette dice: io pago con questa moneta. Se questa moneta è sufficiente per stipulare il contratto, tu mi restituisci il fatto che mi salvi dalla tempesta, io torno a casa e sto buono buono come avevate detto sia tu Padre Eterno e sia Padre Mortale, perfettamente d'accordo nella mia visione, e quindi regolo la situazione pagando il conto, anzi promettendo di pagare il conto. Al che quando nell'incontro con clienti ci si imbatte in una stipula di un voto di questo genere, non è facile tornare indietro e rescindere il contratto quando è stato stabilito con un'entità che non sia il venditore dell'automobile, ma che sia un'entità che va fuori dallo schema dell'umano. Qui la promessa è stata fatta a Dio, quindi è difficile convocare in studio Dio per dire: guarda, annulliamo il contrattino, giusto? È molto vero questo e si vede effettivamente spesso nella terapia, no, che le persone possono stipulare questo che è un contratto del quale non sono sempre pienamente consapevoli, oltretutto, no? È come qualche cosa che accade in un momento in cui siamo al lumicino della nostra forza interiore, no? E lì, sentendo che non abbiamo altre risorse, sentendo che siamo piccoli di fronte a quello che dobbiamo affrontare, chiediamo a qualche forza più grande di noi una direzione. Però diverso è se noi chiediamo un aiuto, come dire, consapevoli della nostra piccolezza e quindi è come se lì noi ci apriamo davvero a una dimensione più grande di noi che non è quella che solo possiamo pensare e ragionare. Diverso è quando facciamo un contratto, perché questo contratto inconsapevole o consapevole che facciamo poi è molto difficile da sciogliere. E perché? Perché ancora una volta va ad alimentare il serbatoio della paura. È come se io mi metto in una relazione con Dio, col divino, con l'immenso, attraverso la paura e non la fiducia. E questo cambia tutto, anche nella terapia.
Tra l'altro l'autore, qui ovviamente noi siamo in traduzione, ma credo che anche in lingua originale il termine fosse più o meno lo stesso, l'autore dice che Robinson in questa angoscia dello spirito formula innumerevoli voti e promesse, per cui parla proprio di un'angoscia spirituale, neanche una paura a livello animale. Siamo decisamente oltre. E allora ti farei un'altra domanda. E quando questo voto, invece di farlo direttamente all'interessato, gliel'ha parcheggiato sopra qualcun altro? La situazione diventa ancora più complessa perché andare a trovare il committente e chi offre diciamo, la Sì, soluzione non è semplice. non è semplice e naturalmente poi forse ogni terapia studia un pochino una modalità di mh, ehm, disinnescare, ecco, questi contratti. A volte un buon metodo è il paradosso, ok? Perché attraverso qualcosa di paradossale, come dire, riusciamo a sgusciare fuori da qualcosa che è anche poco logico a volte. Ehm, Altre modalità, credo che ce ne siano tante, però io credo anche che dare voce a queste voci, anche se non sono incarnate, non sono, e c'è la possibilità di incarnarle, però dare loro voce permette dei movimenti interiori, no? Alla persona, come se già fossero meno potenti per il fatto che noi possiamo discuterci, no? Se stanno dentro di noi in maniera inconsapevole, non abbiamo scampo da queste voci. Se invece le mettiamo, le giochiamo nel mondo, diventano più maneggevoli. Altrimenti c'è la psicomagia, questa forma dove creiamo dei rituali che dovrebbero, come dire, funzionare al contrario, come fare una magia e una contromagia. In effetti poi la magia in ogni caso dovrebbe agire in termini sempre a livello spirituale, perché se non è il corrispondente, diciamo, molto umano e misero del miracolo. Quindi la magia Beh, è qualcosa che va contro alle regole normali e rappresenta la smentita del paradosso. D'altra parte, o utilizzi direttamente il paradosso, quindi metti il soggetto di fronte a due situazioni contrapposte che non funzionano né una né l'altra e quindi sei nel vuoto assoluto, oppure ti affidi allo smontaggio, alla distruzione, al rientro da questo contratto, affidando tutto quanto a termini spirituali, come d'altra parte veniva in ogni caso già citato all'interno del libro. Bene, e infatti qui c'è poi, immediatamente dopo, c'è la terza soluzione. Perché alla fine della discussione con l'amico che gli fa presente che in realtà questa tempesta faceva ridere, venne preparato un punch e me ne ubriacai e nel disordine scellerato di quell'unica notte scordai il mio pentimento. Una volta sedata la paura e l'angoscia di essere inghiottito dal mare, riemerse il corso dei miei primitivi desideri, cosicché dimenticai del tutto le promesse e i voti che avevo formulato nell'ora del pericolo. Quindi qui siamo in uno stato alterato di coscienza dove l'assunzione di sostanza alcolica libera e diciamo riduce le paure perché forse avvicina Robinson alla figura dell'eroe che non ha più paura di niente, perché vengono in effetti, come prima dicevi, limitate quelle paure che si ingigantiscono dentro di sé. Quindi diciamo, viene alzata la soglia di coraggio perché le paure si sono sminuite. E si abbassa la paura attraverso questo nuovo stato di coscienza, abbassa le paure e è interessante questo, che cosa si alza? Si alza il desiderio, perché in realtà è un desiderio profondo di seguire la propria strada.
Poi lui ha messo in questo Dio così punitivo il divieto di seguire la strada, ma io vorrei immaginare che invece, diciamo, la divinità di solito è a favore del fatto che noi seguiamo la nostra strada perché è una strada sacra, proprio quella, no? Robinson deve seguire questa intuizione che ha avuto della sua vita per trovare se stesso, per trovare un senso alla sua esistenza. Quindi, quando si abbassa la paura, emerge il desiderio e torna ad avere potere una intuizione più profonda che noi abbiamo della realtà. Quando facevi presente che molto probabilmente il Padre Eterno avrebbe il piacere che noi seguissimo la nostra strada, cosa che non conosciamo, perché quando veniamo al mondo non abbiamo la più pallida, cioè no, una pallida idea ce l'abbiamo, perché ti sarà capitato molte volte di avere a che fare con dei soggetti e chiedere tu da bambino che cosa volevi fare, al di là di qualsiasi ragionamento, perché il bambino non può minimamente immaginare che diventerà alto 1,90 m e peserà 100 kg e magari vorrebbe fare il fantino, e il che, povero cavallo, molto probabilmente la cosa non funzionerebbe benissimo. Però queste attitudini che arrivano e questi desideri assolutamente, direi, superconsci, perché non stanno neanche parcheggiati nell'inconscio, stanno oltre, quindi hanno un aspetto che assimila a una parte spirituale. Assecondarli e portarli a termine sarebbe il massimo dell'utilità per tutti quelli che ci stanno intorno. Se io ho una vocazione, la porto avanti, la realizzo in modo accurato, chi sta intorno beneficerà del mio contributo. Quindi il Padre Eterno sarà più che contento. Il nostro problema è scoprire effettivamente quali sono le attitudini e le vocazioni che abbiamo. A volte questo è l'inizio delle varie terapie, no? Uno viene perché sì, ha delle difficoltà, però in fondo vuole conoscersi meglio, vuole trovare un senso alle cose che fa, è scontento del lavoro, però non sa che cosa vuole fare. E spesso noi confondiamo cosa dobbiamo fare col trovare la nostra vocazione, col trovare qualche cosa che per noi è significativo e dà senso alla nostra vita, no? Quindi questo è l'inizio di tante terapie. E credo che Robinson non si è ancora reso conto di questo, perché lui appunto vive in non si è ancora decentrato, vive ancora come il pupillo di casa. E per invece scoprire questa benedizione divina, bisogna che inizi a vedere che la vita è una forza tanto più grande all'interno della quale io trovo la mia via, ma è come una via tanto più grande di me. Sì, è proprio così, anche perché poi nel corso del libro Robinson affronterà tantissime prove da orfano nel modo più realizzato possibile, perché in un'isola deserta da solo, peggio cioè più orfano di così, addirittura ha preso una distanza immensa dal resto dell'umanità, e quindi l'escamotage letterario di far affondare la nave e di consentirgli anche di trovare un sacco di strumenti è un regalo ancora divino, che probabilmente non si era offeso più di tanto, però il caro Robinson si trova di fronte a situazioni molto impegnative. E a me a volte capita di usare addirittura la metafora della favola di Pollicino, e il Pollicino con tutti i suoi fratelli, quando viene abbandonato, essendo furbetto, lancia tutti i sassi sulla strada in modo da poterli riconoscere. Beh, forse noi quando veniamo al mondo abbiamo già un sentiero con tutti i sassi che sono appoggiati e che ci direbbero la linea retta da seguire, solo che non lo sappiamo, che ci sono i sassi. Ci siamo dimenticati i sassi che abbiamo lasciato. Passaggio da mondo immateriale, da mondo spirituale a incarnato, sicuramente cancella tante di quelle memorie, però come si diceva prima,
in realtà la memoria mitica di una sorta di aspirazione che va al di là di qualsiasi concetto razionale c'è. Questo desiderio, voglio fare il pompiere. Se poi non dovessi fare il pompiere, in ogni caso, il soggetto simbolico è pur sempre una persona che sfida le avversità, le difficoltà, perché si trova in situazioni complicate, per salvare gli altri. Il pompiere lo puoi fare in tantissimi modi, puoi fare anche il bagnino, è la stessa cosa. Per cui non è detto che debba corrispondere perfettamente, deve corrispondere al mito e quindi al soggetto che ha delle vocazioni e inclinazioni molto precise. Torno a dire questo, no? Quando dicevo di trovare noi il senso della nostra esperienza, no? E di autosostenerci, ma quindi dare il valore a questa esperienza che noi facciamo. E qui c'è tutto il gusto anche del processo, dell'eroe, no? Di diventare chi siamo chiamati a diventare, perché noi possiamo fare la cosa più semplice, più umile. In un certo modo possiamo fare la suora di clausura, dove sembra che non aiutiamo nessuno, però voglio immaginare che in realtà quello è uno stato, è una decisione che io sto prendendo perché resto nella vita contemplativa e quindi è come se io abbracciassi un po' il dolore di tutti nella preghiera, nella mia piccola azione, ma il senso che io do è questo, no? Di offrire la mia vita dentro un significato più grande. E lo posso fare anche stando in clausura, così come tanti asceti, no, che andavano a vivere da soli, ma il senso per loro era un'evoluzione interiore e una connessione con la vita. In effetti le strade veramente sono pressoché infinite e il problema è cercare di riconoscere la propria. Adesso attualmente siamo arrivati alla scadenza dei nostri tempi, per cui chiudiamo questa seconda puntata per dare appuntamento alla prossima. Intanto ti ringrazio e poi mi scuso perché ho fatto dei salti, dei voli pindarici all'interno del tema e non vorrei averti messo in difficoltà a seguire questi ragionamenti un po' contorti. Però mi sembra che vivacizzi la situazione, quindi direi che anche i nostri ascoltatori possano essere contenti. Di nuovo, grazie di tutto. Prossima Grazie a puntata. te Flavio e alla fine grazie a chi ha voglia di seguirci, ma vedete anche noi seguiamo le onde, andiamo dietro alle onde anche noi, Praticamente siamo portati dalle onde del mare, quindi le anche seguiamo. noi. Buona giornata o buona serata, a seconda di quando la vorrete sentire questa puntata, a tutti quanti e di nuovo grazie Maria Antonietta. In questa seconda puntata abbiamo preso in considerazione la fuga di Robinson Crusoe dalla famiglia. Sebbene le sue incertezze ancora lo bloccassero in una infantile e muta ripicca verso i genitori, il fatto sembra aver organizzato ogni cosa e la partenza finalmente ha luogo. Ricordo agli ascoltatori che l'analisi di questo romanzo è imperniata sul concetto di quegli eroi archetipici che emergono in sequenza e supportano, nonché promuovono la crescita cosciente dell'individuo. Per riuscire a costruire un'idea più precisa delle caratteristiche psichiche e comportamentali degli eroi, consiglio l'ascolto del materiale relativo all'argomento che si trova nella playlist di questo stesso canale denominata Dermoriflessologia. I video sono caratterizzati da un titolo in comune che è Il viaggio dell'eroe e ovviamente il percorso inizia dal video che è stato pubblicato in data meno recente. Nel caso invece si volesse affrontare il tema con maggiore leggerezza, faccio presente che è stato pubblicato l'audiolibro del viaggio dell'eroe, il quale ovviamente tratta il percorso in un modo leggermente differente. In pratica ogni eroe è interpretato da un singolo personaggio
e tutti questi personaggi affrontano insieme in collaborazione un'avventura che li porterà a stabilire finalmente la loro posizione e ad assumere un comportamento di crescita in modo da raggiungere un equilibrio coscienziale che sia più consono alla loro età fisica. Anche la trattazione del viaggio dell'eroe è rintracciabile sul nostro stesso canale. Grazie per l'ascolto e per l'attenzione prestata.